Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa seconda puntata seconda parte di questo tutorial su questo simulatore Spicy TL, ok? Nella prima parte abbiamo fatto una sorta di introduzione, abbiamo visto per sommi cavi come ci si muove all'interno di questo simulatore e come si vanno a impostare alcuni parametri. In questo invece vedremo quali sono le risposte che possiamo ottenere da questo simulatore e effettueremo una simulazione vera e propria, anche per capire realmente come si comporta e non da questo diciamo driver di default che carica lui, eventualmente insomma non potrebbe funzionare senza questi parametri, ovviamente. Bene, allora per vedere tutti i vari grafici, le varie risposte, bisogna appunto effettuare una simulazione vera e propria, quindi caricare un driver reale. Ok? Nella fattispecie caricheremo i parametri di questo HVB205, uno degli ultimi arrivati a catalogo di Ciare. Ok? È proprio un bel driver. Ora mettiamoci comodi, ok? Vediamo un attimo, ecco qua. Allora, no, non tanto. No, ho capito che... Ecco qua. Allora, innanzitutto diamo una controllata veloce a tutti. Allora, questi sono i parametri dell'aria, grosso modo non vanno toccati. Questi sono quelli del foam, quindi fono assorbente schiuma. Questi sono quelli a fibra. Qua la larghezza della linea che possiamo portare già direttamente a 35 centimetri. Il separatore, il punto, ve lo ricordo. Qua è come viene esposto il grafico per ottave. Limite superiore lo mettiamo a 5000 Hz, inferiore a 10 lo lasciamo così. Possiamo confermare. Ci sfugge altro? Sì, possiamo eventualmente modificare la distanza dal, diciamo, dal diffusore, che è tipicamente 1 metro, e questo è l'angolo di rotazione, che è 2π greco, ovvero siamo negli estremi spazi ed è giusto così, ma si può modificare ovviamente come la distanza, dicevo. Ok, lasciamo tutto così. Sì, per il resto è tutto ok. Allora possiamo iniziare a inserire i parametri di questo HVB205. Tasto destro sempre, abbiamo detto RE è 6.2, il separatore, detto il punto, QMS 683, tasto destro 6.83, FS 28 Hz, la SD è 223, basso via S, noi abbiamo 79 litri, 79 litri, l'LE 0,41, 0,41, il BL invece 9,26, 9,26. Ok, quindi diamo una controllata veloce: 6,2, 6,83, 28, 2,23, 79, 9,26, 0,41. Ok, ora possiamo direttamente a dimensionare
possiamo mettere tutto schermo, la nostra TL, prendiamo la calcolatrice, siccome questo driver scende abbastanza, cancelliamo, lo accordiamo a 35, 30, 35, 35 va benissimo, 3,44 che è la velocità del suono, diviso la frequenza, che abbiamo detto è 35, questa è la lunghezza d'onda, che è 9,8 metri, un quarto diviso 4, 2 metri e mezzo, ok? 2 metri e mezzo diviso 3, che sarà la posizione dell'altoparlante sulla linea, 2 metri e mezzo, ricordiamoci, diviso 3, 80 centimetri. Ok, allora l'SD, la prima area è 223, anche quella di uscita di questa linea 223, lunghezza abbiamo detto 90,9, FOAM di quest'area di 223, 80 sarà occupato, 80 pure troppo, va, 60. Ok, il secondo tratto, la SD uguale a quella dell'altoparlante, 2 metri era? Non mi ricordo più, qua era 80 per 3, 2 metri e 40, e quindi se lei è 80, qua è 1 metro e 60, 1,6, qua abbiamo detto che è 60, giusto? Vabbè, 80. Ok, se no, no, qua dobbiamo definire l'SD che è 223, abbiamo detto. Ok, se non abbiamo commesso errori, e non abbiamo commesso errori. Mm, mhm. Andiamo a aggiustare un po' il roll on, vediamo se aumentiamo un pochino cosa succede. Mica che 7, sì, visto? Sì, sì, vediamo se allunghiamo qua che succede. Sì, sì, possiamo aumentare un pochino. Ah, il foam qua, vedete? Mi sono dimenticato. E caspita che bella differenza. Vedete? Vabbè, potete modificare la lunghezza dei due tratti della linea e il fonoassorbente come vi ho mostrato ora, ma anche nel primo tutorial. Ok? Qua è tutto corretto? Sì, è tutto corretto. Ora andiamo a vedere un attimo cosa possiamo ricavare, nel senso di risposte e quindi di grafici. Questo è il modulo di impedenza e fase. Cancelliamo, se no si sovrappongono. Ricordo che deve stare in bode e lineare, ovviamente. Vedete come cambia? E questo ci ricorda che è un adattamento, come vi anticipavo, vedete? No, qua non ci sono gli ohm ed è giusto, ma quando poi andremo negli altri grafici eh, noterete che in effetti le unità non sono corrette. Ok? Allora, cancelliamo un attimo questo dell'impedenza
possiamo avere la velocità dell'aria nella bocca, cambiamo un attimo il colore, ok? Possiamo avere, cancelliamo questa, l'escursione, questa è l'escursione, XV1, cambiamo colore, ok? Abbiamo visto quindi la risposta, l'escursione, modulo e velocità dell'aria. Sì, questi sono, ok, per quanto riguarda i grafici disponibili. Mm? Non ce n'è altro. C'è un bug. Ora, se rivoglio rivedere il modulo di impedenza, non c'è modo. Cioè io se cancello qua, ok, e vado ad aggiungere l'impedenza, non c'è. Non so perché non salvo la funzione, ok? Lo possiamo ricavare, ma vi consiglio di copiarvi la funzione quanto nella prima simulazione, nella prima videata di default parte con l'impedenza, no? E c'è la funzione, ve la potete anche copiare, ma la possiamo anche ricavare perché non è altro che l'impedenza della resistenza in regime alternato, ovviamente modulate in funzione della risposta in frequenza. Grosso modo così, no? Quindi se riproponiamo questo rapporto tra tensione e corrente ci ripresenterà di nuovo il modulo. Quali sono i punti? Questo è il grafico della tensione e questo invece, quello che vedete, Lx, qua guardate qua sotto, Lx x6, è il punto di lettura per quanto riguarda la corrente. Ora cancelliamo questo, se facciamo aggiungi, ok, ci andiamo a prendere, abbiamo detto Vn1, questo diviso LX6, mi sembra di ricordare, la mia memoria a volte mi abbandona, questo, se diamo ok e voilà, l'eccezione free, vedete? Ecco qua di nuovo il nostro modulo deve stare sempre in lineare BOD, ok, perfetto. Dicevo, questo qua ve lo potete salvare, questa espressione qua, quindi poi al limite quando vi incollate direttamente, cioè cancellate, no? Quando fate aggiungi, andate qua e incollate direttamente quell'espressione, ok? Dicevo, per quanto riguarda la velocità, vedete, qua è in millivolt, mentre quello è metri al secondo. Invece, pure, cancelliamo l'escursione che sono millimetri e qua è sempre millivolt. Non c'è modo di richiamare l'unità di misura in millimetri perché è un adattamento, ok? Penso che a breve poi apporteranno tutte queste modifiche, ok? Ora, per quanto concerne la versione 1.7, non c'è altro da aggiungere. Mm, no, no. Eh, Se non altro come si opera sulla base, come si aggiungono, come ci si muove, ma questo al limite lo potete apprendere nella guida iniziale oppure sul forum o comunque chi conosce LT Spice non ha problemi in merito, ok? Ora vi voglio anticipare solo, questo la chiudiamo, non ci interessa,
la versione 2.0, ok? Ed è questa qua. Mm? Allora, io ho trovato, mi sono trovato un attimo in difficoltà perché, anche se dovrebbe essere una versione superiore, presenta molti bug. Ad esempio, allora, mettiamo finestre affiancate, così, ecco qua. Se volessi richiamare subito, ad esempio, l'escursione, mettiamo, aggiungiamo un'altra finestra, ok. Qua. Non c'è modo di richiamare. Vedete? Questo è la velocità dell'aria e non compare assolutamente nulla. Non so, è ovvio che se io faccio aggiungere manualmente traccia, mi vado a prendere x1, è chiaro che, eccolo qua, sempre lineare abbiamo detto, e questa è l'escursione, ok? Va bene, ma non c'è modo di richiamarlo direttamente come si abbiamo visto nella versione 1.7. Questo come tante altre cose, voglio dire, non lo so, c'è qualcosa che non va, ecco perché non ve l'ho presentato e ve l'ho lasciato solo come un'anticipazione. Se aggiungerò qualcosa lo faremo sempre sulla versione 1.7. Se avete qualche dubbio fatemelo sapere, se ci sono aspetti che volete approfondire, che al limite a me mi è sfuggito, anche perché è nuovo anche per me, me lo scrivete, mi scrivete in privato, fate come meglio credete. Bene, io mi fermerei qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!